Sono Domenico Maiello, architetto, ci troviamo a Trieste. Oggi siamo in una di quelle aree della città che una volta rappresentava la zona delle antiche saline. Nel 1749, per volere dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, ne iniziò la bonifica ed oggi rappresenta una delle piazze principali della città. L'immobile che ci ospita oggi è una residenza privata. Insieme ai clienti siamo partiti subito ad analizzare l'appartamento, a cercare di capire le potenzialità degli spazi che ci circondavano. Inizialmente l'appartamento era costituito da piccoli ambienti in successione che ospitavano l'attività dello studio dentistico, ambienti bui, cupi e che erano pieni e carichi di oggetti. L'ambiente principale, il soggiorno e la cucina affacciano sulla piazza principale, mentre alcune delle camere su una delle arterie pedonali della città ed altri ambienti affacciano sulla corte interna. Una delle scelte principali è stato quello di porre in questo ambiente la zona living, la zona principale della vita. L'unione tra cucina e soggiorno viene scandita dalla presenza di questo tavolo, posto al centro. Non solo al centro del soggiorno, ma anche al centro dell'ingresso. La scelta del lampadario è stata fondamentale per questo soggiorno. Realizzato a mano, in foglia d'oro, è un pezzo artigianale, costituito da 5 dischi di diametro massimo di 120 cm che sovrasta il tavolo in rovere, una vera opera d'arte. Volevamo un elemento che fosse iconico ma leggero, che permettesse alle persone che arrivano dall'ingresso di poter guardare all'esterno, che non fosse qualcosa che andasse ad oscurare la vista sulla piazza, ma che allo stesso tempo potesse essere l'elemento principale del soggiorno. Gli spazi sono generosi. L'ambiente che ci ospita rappresenta circa 100 metri quadrati della superficie totale di 300. Alla nostra sinistra abbiamo l'ingresso che affaccia direttamente sul soggiorno, ma che è anche il punto di partenza del corridoio che avvolge l'intero immobile e rappresenta l'anello di congiunzione tra gli ambienti, che si susseguono scandendo il rapporto che ritroviamo poi in facciata. Troviamo una stanza giochi, una camera, un laboratorio, un'ulteriore camera da letto, una lavanderia e 2 servizi, nonché un piccolo spogliatoio d'ingresso. La volontà era quella di creare un ambiente che mettesse in relazione la classicità della città, della piazza e dell'immobile con gli aspetti moderni, classici e minimali che la committenza desiderava. Il processo progettuale unisce strumenti classici a tecnologia avanzata. Partiamo con gli schizzi a mano per arrivare all'utilizzo del configuratore in realtà virtuale. In questo modo affianchiamo il cliente nella scelta e nella progettazione degli ambienti, riducendo gli errori, ma soprattutto facendo in modo tale che il cliente sia consapevole di quello che sarà il risultato finale. In questo spazio la purezza fa da padrona. Forme semplici e delicate nascondono dettagli complessi ed elementi impiantistici all'avanguardia. Per raggiungere questo grado di purezza è stata necessaria un'attenta progettazione, ma soprattutto una meticolosa realizzazione. Ogni ambiente ha caratteristiche spaziali diverse dall'altro, basate sulla necessità di vita dei committenti. Gli arredi vengono trattati come vere e proprie pareti, definiscono lo spazio e vanno a connotare quelli che di norma sono elementi architettonici caratterizzati dalle pareti. Diversi elementi caratterizzano gli ambienti, ad esempio il soffitto. Con una luce perimetrale a cascata nasconde al suo interno tutti gli impianti tecnologici. Per avere una giusta armonia, le altezze interne dei soffitti variano da stanza a stanza, relazionandosi di volta in volta con gli arredi presenti all'interno. Le modanature a parete, erroneamente conosciute come boiserie, vanno a ridisegnare lo spazio interno tra le finestre. Le pareti dell'immobile avevano tutte dimensioni diverse tra di loro. Grazie all'utilizzo di 2 modanature ed un battiscopa siamo riusciti a creare un modulo che permette all'occhio di essere ingannato e di leggere tutte le pareti come simili tra di loro. Il progetto è basato sull'utilizzo di 3 materiali, oltre al bianco. Abbiamo il rovere naturale, abbiamo l'oro e abbiamo il marmo in finitura Calacatta Gold. L'intero progetto è basato sul contrasto. Seppur tutti i toni sono tenui e sono caldi, il contrasto avviene tra elementi classici mescolati ad elementi moderni. Lo stesso avviene in corridoio, dove abbiamo un fronte che ospita i singoli ambienti e di fronte troviamo un armadio a muro in finitura oro che diventa parete distributiva di tutti i servizi dell'immobile. Il processo di ristrutturazione ha stravolto gli ambienti iniziali. La prima fase è stata quella di pulire, eliminare tutto. Essendo un immobile classico, non potevamo agire sulle facciate esterne.
Quindi si è deciso di mettere in campo una serie di azioni e di scelte progettuali volte ad avere la massima efficienza energetica e a creare la nuova distribuzione totalmente all'interno dello stesso. Abbiamo realizzato un cappotto interno dello spessore di oltre 10 cm, nascosto da delle contropareti. A pavimento troviamo un impianto di riscaldamento che permette di avere una temperatura uniforme all'interno di ogni ambiente. Al soffitto è stata realizzata la ventilazione meccanica e la climatizzazione, in maniera non solo da controllare la temperatura dell'aria, ma di garantire la presenza di aria fresca proveniente dalla copertura dell'immobile. I soffitti inoltre sono isolati termicamente. Ogni struttura in questo immobile realizzata in cartongesso ha una struttura rinforzata e definita con doppia lastra. Dal punto di vista dell'arredo, ogni ambiente è caratterizzato da elementi unici. La volontà è stata quella di individuare produttori locali che potessero fornirci elementi di design unici, ma soprattutto che caratterizzassero l'immobile. La progettazione dell'arredo è stata integrata a quella architettonica per poter garantire un risultato unico e armonioso. L'attenzione alla purezza formale, quel rigore, quelle linee pulite, ci hanno portato a scegliere arredi a tutta altezza, che come vedete possono ospitare tutti quegli elementi, quegli oggetti della vita quotidiana che altrimenti creerebbero del caos all'interno dell'ambiente. La committenza ha una grande passione per la cultura giapponese. Ritroviamo infatti all'interno delle scelte progettuali parecchi aspetti caratteristici. Ad esempio, all'ingresso troviamo un gradino che ci porta ad una quota superiore per accedere all'immobile. Altro elemento è la differenza di trattamento del pavimento. L'ingresso infatti è trattato in marmo, mentre tutte le aree della vita, il soggiorno, il corridoio e le camere sono trattate in legno, di rovere a spina di pesce. Nei bagni troviamo ad esempio l'utilizzo di sanitari giapponesi, ultra tecnologici che permettono di avere diverse funzioni. All'interno del laboratorio, altro ambiente molto particolare, abbiamo creato un cubo che contrasta con il contesto, realizzato in legno scuro dove poter meditare. Nella camera da letto padronale abbiamo fatto realizzare una carta da parati che richiama il Giappone e richiama le finiture dorate che troviamo all'interno del resto della casa. Il bagno padronale, realizzato sempre con calacatta gold, vede diverse finiture, dal lucido all'opaco e dall'ondulato, che viene utilizzato in verticale per andare a sottolineare alcune pareti. Gole di luce, sia a parete che a soffitto, enfatizzano l'ambiente e creano dei giochi di luce molto particolari. Siamo molto soddisfatti di questo intervento, della fiducia che i proprietari hanno riposto in noi, dal progetto alla completa trasformazione in ogni singolo momento, ma soprattutto siamo felici del feedback dei committenti che sono entusiasti della loro futura casa.